Ciao Monica, abbiamo iniziato per Paola con Paola. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Come la vedi? Monica? Scusa, Ah, prego. Pensavo si fosse bloccata l'immagine. perché vedo questo giovane, cioè so che non è la scena iniziale di Paola, C'è questo giovane come se avesse la tuta proprio da motociclista completa, però sembra che stia facendo un motociclismo quasi sportivo, cioè sembra quasi un appassionato, no? Mhm. Con la motocicletta. Oddio, che non so come si chiama quel tipo di La motocicletta, no? cross. Ecco, Mm. bravo. Quelle che fanno i salti, tutte piene di fango, quelle lì, insomma. Bravo, mi sembra così. È Non so il se era una nipote. passione, che era una passione sua, perché mi fa vedere tipo come se ci fosse una specie eh, di piccolo, so, un plexiglass, cioè non so se c'è il numero 3 o il numero 13. Non so se lui era appassionato di queste cose. Ok. Si presenta subito un disincarnato, quindi. E Paola? Paola è come se fosse su una scala mobile, in cima, e la sento disorientata, perché è come se fosse capitata all'interno di un centro commerciale e non capisce neanche lei perché sta lì dentro. E credo che sia una situazione che ogni tanto le capita, che si trova nei sogni oppure nelle sue visioni in situazioni, in circostanze che lì per lì neanche lei si sa spiegare. La scala mobile che ha accanto va verso il giù o verso il su? Quindi lei l'ha appena presa o la sta per prendere? Lei è stata piombata lì, diciamo, no? Quindi non è che ha preso la scala mobile e forse non ha neanche l'intenzione di scendere. Come se l'avessero buttata lì a precipizio, no? Così, È precipitata in questa comparsa scena. in un Boh, gioco. Boom. così, esatto. Così, puff, magia. Ti dà l'autorizzazione? Sì, dà l'autorizzazione. Sì, c'è una coccinella vicino a lei e lei dice sì. Rossa. Sì, rossa con le macchioline nere. Ok. Nome del progetto di Paola. Manifestazione. E la sua anima sento proprio che le cammina fianco a fianco affinché lei il più possibile riesca a manifestare quello che mano a mano sta interiorizzando, perché lei sta facendo un bel cammino evolutivo e la sua anima vuole proprio che lei concretamente manifesti queste consapevolezze che lei sta sviluppando. Nome della sua anima. Adesso credo che è come se fosse anche un po' forse condizionato, no, dal ragazzo, perché mi viene non ti scordar di me, Nome anche dello, come fiore, Mhm. Nome dello spirito. nel somino. Vibrazione di Paola. 13 miliardi, Consapevolezza. 187, Anima.
49. Vite. 1732. Cervello. 10,4. Suscettibilità ipnotica. 63. 3D. 56. Vivacità anemica. 100. Hai una suscettibilità ipnotica, Paola, di 63, che è alto a inizio sessione, e sopra il 40, che è sufficiente. Quindi puoi andare in ipnosi se lo vuoi. Io al posto tuo lo farei perché con le capacità che hai, vedere con i tuoi occhi le cose è assolutamente un'esperienza. Hai per il resto dei valori solidi. Insomma, 13 è un'ottima vibrazione. Sei molto poco nella 3D per essere all'inizio di una sessione 656. Molto molto bene. Ci sono delle entità eteriche di Paola, Monica? C'è un lupo che è posizionato fuori da casa sua e gli dice che fuori da casa ci sono delle minacce, ci sono dei pericoli, ci sono delle sventure. E poi c'è un falconiforme che è come se volesse fargli la cacca in testa e dirgli che da un momento all'altro possono capitare piccoli e grandi e imprevisti. Come quello di Basta. stamattina. Esattamente. È lui, il falconiforme? Certo. Entità mentali. Mm, mi viene scopa, punto esclamativo. Come se questa entità mentale volesse dire che la vuole convincere che la sua partita è finita e che lei ha perso. È un'entità mentale che ovviamente gioca a scoraggiarla, gioca eh, a dirle che tanto lei non ha vere possibilità di riscatto. Io la vedo tra livello 4 e 5. Poi c'è stereo, come se questa entità mentale creasse due casse stereofoniche che emettono dei messaggi in contrasto l'una con l'altra e quindi vanno a creare in lei a tratti anche un po' di destabilizzazione, di momenti di confusione. Anche questo è livello 4. Basta. Impianti. Ehm, C'è una parte di velo a sinistra che le cala così sugli occhi, è come se parzialmente si volesse che lei non veda la realtà, anche se Paola sta facendo molti sforzi, per riuscire il più possibile a comprendere la realtà. Ehm, no, io non ne vedo altri. Ok. L'eterica allora il falconiforme e un serpente? No, No, un lupo, un lupo. Canide. Bene, abbiamo da analizzare un po' di sogni, però prima io chiamerei qualcuno al cinema. La figlia, Ha preso qualcosa come un sonnifero, un qualcosa per aiutarsi a dormire, ne prende tanti, mi sa. Il genero, eh, lo vedo concreto.
pratico, cioè mi viene quasi con la cazzuola in mano, come se fosse così di struttura. Fa quello di mestiere, Paola? No, però è concreto. Ok, sorella. Sorella. Senti, non so il motivo per cui venga con la sedia a rotelle. Ex maestro di Theta Healing. Ha portato dei fiori per Paola. Due amiche. Mm, C'è una che sembra quasi in lutto, non so, che piange un po'. Quella più grande o quella meno grande? Piange? Mhm. Ridimmelo un Quella più pochino. grande o quella altra? Forse l'altra. Piange per se stessa. Allora, fondamentalmente lei piange per se stessa, però trova dei ganci ovviamente esterni che possano autorizzare il suo pianto. Mica è quella che ti sta ospitando adesso, Paola? No, no, no. Portale Aureo. Richiamiamo o chiamiamo il nipote e chiamiamo i nonni materni. Nonna e nonno materni. Nove Non mesi so, fa. mi arriva una Coca-Cola con una cannuccia gialla e bianca. E poi arriva tipo non lo so se, cioè sembra un telefono, in realtà è un gioco, non so, sei tipo PlayStation così, però a me sembra sotto forma di telefono, no? Mhm. Mm, Ma ci sono tanti giochi sul telefono, anche più evoluti di una PlayStation portatile. ok. Poi è come se ci fosse un microfono buttato per terra. Poi c'è l'idea proprio così come della corsa, perché vedo anche proprio queste macchine da corsa, l'idea del correre, un po' del rischio anche. Questo invece forse parla dei nonni materni perché è come se vedessi un travaso di una pianta. Vedo che forse devono cambiare il vaso è diventato troppo stretto, devono sostituire. Parlano di tipo melagramo, sia come cattiva sorte, sia anche come grane, nel senso di difficoltà, di problematiche. Penso che si riferisca ovviamente alla loro esperienza terrena, non certo quello dell'aldilà. Ma questo è il nipote, lo dice? No, no, i nonni, Eh. quello i nonni, sì. Causa esoterica del presentarsi, ma è successo prima, da parte del nipote a inizio sessione, ancora prima dell'interessata, in questo caso Lui dice Paola. la parola sensibilità, che è sia la sensibilità spiccata di Paola, ma penso in qualche modo la sua sensibilità, anche se su un altro piano, su un altro livello, in un'altra forma, la sua sensibilità. Mm, Non so se lui era così, perché mi viene un viso rotondo.
Di chi è questo viso bello rotondo? È il suo, Paola? Sì. Anche un po' rossino, con le guanciotte rossine. Incidente con il motorino, 17 anni. E lui dice che sfiga. Porca puttana, che sfiga. No, parla come un ragazzo. Mhm. Anche avvenuto molto di recente, per cui ci sta. Il Nove modo mesi. di esprimersi è sia Cosa vuole dire a sua assolutamente madre? minchia se mi dispiace. Non so se questo ragazzo ogni tanto aveva questi intercalari. O sei farina del tuo sacco, Monica, eh? Eh, Dei bassi fondi. eh, perché viene proprio carico di queste espressioni anche dei ragazzi. Mhm. Cosa ha Mm. fatto in questi 9 mesi? C'avevo la testa sfracellata. Cosa vuoi che abbia fatto? Bro, lo sento questo gergo un po' così, molto giovane. Mhm. Ma si è accorto che la testa non c'è più? Che è in una dimensione dove non c'è più la fisicità? Mm. Non capisco perché dice sono con mia sorella. So chi sia la sorella, in che senso. Se magari modo di esprimersi suo, o se magari la mamma aveva avuto un aborto in cui era una bambina. Non si sa. Sembra di Non so, no, ma non si sa. lo dico sorella. Chi è questa sorella? Chiediglielo. Lui Chi ha? dice che è una palla di luce chiara, una palla di luce chiara. Chiamiamola. Bro. Non capisco se lui adesso sia tipo su un monopattino o su una Vespa anni 50, perché a tratti mi sembra un monopattino e altri momenti sembra una Vespa carina anni 50, bombata, color verde acqua tipo. Non, non so, lui lo vedo ancora sotto forma, diciamo, di materia, no? Mentre questa sorella a cui si riferisce la vedo come una pallina di luce. Ed è come se quando lui va, si sposta su questo veicolo, la pallina di luce lo segue, lo affianca, anzi. Dove lo porta? No, 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 lui va per i fatti suoi e lei è Ah, a fianco. ok. Eh, Come si lo chiama questa vedo pallina di luce? chiara, mi viene. Chiara. Chiara. Le possiamo chiedere chi è? Lei dice: Sono un'amica, sono una sorella. Non so. Lo accompagnerà per Lui sempre? però dice che ci sono certi stronzi in giro, meglio Nell'oltre? starne alla larga. No, 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 in terra. Ah. Quali, per esempio? Ma c'è qualche riferimento che non riesco a capire alla scuola, ai professori o comunque al corpo docente, non lo so. Una cosa che è collocata dentro la scuola. Mm. Bene, facciamo un gioco, bro. Ci sono due libri lì nell'oltre. In uno ci sono tutte le sue vite parallele. Nell'altro c'è il contratto che lui ha stipulato con se stesso. Posso chiedere una cosa, Paola? Se Sì? lui era un ragazzo un po' ribelle, perché sento che tu parli e sento insofferenza. Cioè, Basta, non lo facciamo questo gioco.
Cioè, è come se magari era così lui, cioè, noi non so spiegarmi se è che è così lui adesso o era così anche proprio in vita, tipo che anche l'insofferenza verso lo studio, un po' così, no? Questo era un Verso gioco, le non era regole. studio. Sì, ma a parte questo, cioè, la percezione che mi arriva è questa. Ok, E se niente gli dici gioco. di fare qualcosa, lui Bene, non lo facciamo. si agita. Sì, ecco, ma penso sia l'età, no? Come Ma lui non la è ribellione, un'età, l'opposizione. lui è Ho capito, un'anima. però E di là sono non ha nove. capito niente, gli stavo facendo vedere il motivo per cui ha fatto questa scelta di finire la sua vita a 17 anni. Ha deciso lui. Lo vuole vedere? Sì. Non lo vuole vedere? Io non ho nessun problema, andiamo avanti. Quindi cosa vuole fare? Vuole sapere come stanno le cose o va in giro a fare bro? Vada in giro a fare bro, per me è uguale, non cambia proprio No, 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 niente. ma aspetta, c'è un fraintendimento. Cioè, nel senso, lui sta cercando anche di far vedere degli aspetti di sé per farsi riconoscere, ok? Mhm, Questa è una cosa che loro fanno sempre, non per dire che adesso loro sono così, però lo fanno per dire mi riconosci che ero io così? Se no come mhm, faccio a farti vedere che ero io? Anche quando ti ho fatto vedere il viso così, rotondo, no? mhm. Mm. Te l'ho fatto vedere perché tu abbia una conferma che sono io, se no tu non la puoi avere. È questo il senso, capisci? Anche quel che tu gli hai proposto quella cosa, a lui gli viene l'insofferenza. Probabilmente era una sua modalità. Che se iniziavi a dirgli, ah, fai così, fai cosà, lui, capito, reagiva un po' così. È solo un modo per dire sono io. Mi vedi, mi riconosci che sono io? E quindi io ho bisogno della risposta di Paola, se lo riconosci. Lo riconosce. Lo riconosce? Eh, Ecco, Allora, allora aveva problemi a quello è il scuola, senso. aveva una testa calda, Eh, aveva il suo carattere, aveva il viso tondo. Non ho capito se faceva motocross o andava solo col motorino. Può Questa era essere una anche che uno... passione Ah, quella. faceva motocross, sì, sì. Sì? Ah, ok, Ok. bene. E questo è lui. Io ti ho presentato chi sono. Guardami e non giudicarmi, perché non hanno fatto altro che giudicarmi quelli là, quegli stronzi là. Credo che si riferisca ai professori, probabilmente qualcuno l'aveva un po' preso di punta, così, no? Eh, Siccome però lui è esordito dicendo che sfiga, sì. Ma lui quello che come fa volevo a fargli farti capire capire è che chi non... è? Sì, sì, Cioè lui ha bisogno di far capire ho che è lui. capito che è lui. Adesso gli sto dicendo, la sfiga non esiste. Non è stata una botta di sfiga, quello che è successo. Il fatto è questo, che non è il modo di prenderlo. Io non so come spiegarti quello che sento. Cioè lui è uno che ci deve arrivare da sé. Cioè 9 mesi sono pochissimi. E lui è come se ci dovesse arrivare da sé, a vedere delle cose. Cioè, adesso quello che io percepisco è che in questo momento lui non si sente giudicato e questa è una cosa importantissima, perché lo vedo, lo sento sicuro di sé, lo sento libero, mentre appunto va su questa specie di vespina, lo sento felice e sento che sa che lì non corre pericoli, sa che nessuno lo sgriderà. Ecco, questa percezione che ho è molto forte e sento che lui ha anche questo carattere molto, ehm, aveva questo carattere molto forte, ribelle, da dire no, io sono io che io, e ha bisogno di arrivarci con il suo tempo. Va bene. Però sento veramente una cosa bellissima, cioè sento Vuole proprio tanta purezza in lui. lasciare un messaggio alla nonna? Ti voglio tanto bene, sei speciale, io mi connetto sempre alla tua sensibilità, ti, ti compaio nei sogni, ti compaio mentre spolveri, fa vedere che sta spolverando un tavolo e lui compare, ti compaio attraverso i vetri con dei riverberi di luce. eh,
Grazie per avermi accolto per quello che ero, anche se so che io pure ero stronzo. E poi parla di una micetta, non so se è la micetta gattina, so, vedo che sta accarezzando una gattina. Mhm. Ehm, mi sfoglio, non so se fa vedere come se lui a volte possa sfogliare delle pagine, però non so se intende nel senso che se Paola sta sfogliando qualcosa e sente come, posso dirti, no, un'altra mano che l'aiuta a sfogliare o accelera, no? Per sfogliare le pagine, oppure se quando c'è una rivista, un libro aperto, si sfogliano le pagine, una cosa del genere. Lui dice, a me piace un po' fare gli scherzetti, io sono così. E, e- e mi piace eh, poter portare allegria. Sì? Sembri un vaso rotto, dice a Paola. E mia mamma si sta sbriciolando. Le voglio ricordare che è stata una mamma fantastica, che le ho fatto sempre sudare 7 camicie, che lei si è proprio spaccata il culo per me. Io sto tanto bene qui su. A volte volo venendo giù da voi. La mamma ha tanto dolore e non riesco a superare la barriera dei suoi farmaci per arrivare a lei. Sembra che quelle lacrime non finiscano mai. Mio padre come congelato dal dolore, reso ancora un po' più, quasi ancora più materiale, più solido, più di gesso quasi. Poi mi fa vedere una scimmietta. Mi piacciono le scimmiette e io qua ci gioco con le scimmiette. Ho smesso di dare i cazzotti alla vita. Trovo divertente anche raccogliere i fiori. Mi piace guardare i treni che passano. Sto capendo che essere unico non significa contrastare. Basta, non sento più niente. Ok, lo salutiamo. Torniamo un attimo sui nonni. Allora, quindi eravamo rimasti a questo travaso, diciamo, di una pianta per dargli un vaso più accogliente. Magari Mhm. anche una cosa simbolica, eh? Ha parlato sì di varie grame, menagramo, come se ci fossero state anche delle sfortune, delle, qualcosa che è andato a rotoli. Calogne. Eh, Mhm. sì, anche tipo un fallimento, non so se proprio economico. Mm. Mm. Però, ah, però lei era la mia regina, non so se è lui che dice a lei, lei era la mia regina. Il nonno alla nonna.
Mi sembra di sì. Mm, anche con le rughe. Ma faceva certi pranzetti. Mi ricordo quella volta che qualcuno si è tagliato un dito. Mm. E sono solo tutti vecchi ricordi. Eppure è sempre bello impastare la farina, gli impasti, il mattarello, è sempre bello. Parla di ghiottoni, di golosoni, non so a chi si riferisca. Messaggio Mm, a Paola di tutte e due. una rosa del deserto per te, una rosa preziosa, una pietra preziosa per te. Ah, la pietra rosa del deserto. Sì, però sembra anche poi un fiore, tutte e due sembra. Mm. È un momento difficile. Qualcuno ha pensato di buttarsi giù dal balcone, mi dice. Non so, così mi viene. Vedo qualcuno appoggiato sul balcone che sta meditando di buttarsi giù. Ma chi? Passerà, non lo so. Passerà, passerà anche questo, non so. Va bene, li salutiamo. E le lascia tipo un centrino, un merletto, e dice ti vogliamo bene. Va bene, Monica. Passiamo a un'altra questione. Non è nei punti, ma tu hai fatto questa domanda a Paola. Sbattezzarsi, causa esoterica? Allora, Mm, questa cosa io l'avevo vista prima che lei raccontasse qualunque cosa, ok? La mhm. sua necessità di effettuare soprattutto lo sbattezzo energetico, al di là della, se vuole anche quello burocratico, però principalmente quello energetico. E questa cosa mi è stata rafforzata allorché lei ci ha raccontato il primo sogno, dove lei, io l'ho tradotto così, Mm. ha visto una sua vita parallela. In questa vita lei era una strega verde, ovvero comunque considerata dalla società una strega, però era fondamentalmente una donna che conosceva molto bene le erbe e che le utilizzava in svariate maniere. Sì, non solo per cure fisiche, ma anche magari per tenere lontani gli spiriti maligni, anche per ottenere che determinate cose andassero bene, eh, cose del genere, ok? E infatti lei in questo sogno fondamentalmente entra in una chiesa e poi deve scappare via perché ci sono varie persone che appartengono al clero che la seguono. E questa è veramente una vita che lei ha vissuto in cui lei è stata condannata a morte dalla Chiesa, in quanto strega. Ma lei non era una strega di quelle che facevano fatture o malocchi. Però è vero che conosceva molto bene le erbe e in effetti lei tutt'oggi è molto legata alle piante, le conosceva molto bene e le utilizzava in molti modi. Quindi perché lo sbattezzo? La prima volta che tu dici una cosa del genere a qualcuno in fase di esposizione dei punti. Sì, perché è un modo intanto per andare a eh, tagliare il laccio di questa vita, che incide molto su questa sua vita attuale, cioè la vita che ha appena descritto di strega verde.
è fondamentalmente incentrata sulla Chiesa, una Mhm. Chiesa che non poteva tollerare certe pratiche e lei è morta per mano della Chiesa. Quindi sbattezzarsi significa anche tagliare il laccio negativo che va ad interferire questa sua vita attuale che lei sta conducendo come Paola qui oggi. E vedo proprio come se lei sentisse che questa eh, sbattezzo le produrrà un aumento incredibile dell'energia che funzionerà in maniera corretta e non disordinata come è. Perché, nel caso di tutti, però nello specifico caso di Paola, quello che mi risulta è che ha prodotto un blocco energetico molto forte, tale per cui lei ha dovuto molto sopprimere la sua energia e a volte accade che questa energia si presenti in maniera scombussolata, disordinata, al punto tale da produrle anche tutta una serie di problematiche, che ne so, con la chiavetta per le macchinette distributrici, oppure con i dispositivi tipo cellulari, cose del genere, ok? Proprio perché lei ha questo esubero di energia mh, disorganizzata, caotica. Ok? Lo sbattezzo invece aiuterebbe come a un rilassamento di questa energia che inizia a strutturarsi e a funzionare in maniera più equilibrata, più organizzata. E non perdite e non cessioni di energia a quella parte che non interessa a Paola, quindi la componente religiosa. Tanto più che lei stessa ha ravvisato questa cosa, consigliando alla propria figlia di non battezzare il nipote, Mhm. rendendosi conto che in effetti crea un blocco a livello della ghiandola pineale. L'obiettivo è proprio la chiusura, il sigillo del terzo occhio, Mhm. cioè di tutte le nostre facoltà eh, psichiche, no? Più elevate. Quindi nel segno della croce il padre, che è proprio il terzo occhio, ogni volta che si fa il segno della croce, che succede? Chiudi, Chiudi la tua chiudi le pineale. facoltà e le potenzialità, esatto, Medianiche, del terzo spirituali occhio. vere, Sì, quelle davvero legate alla nostra spiritualità. alla nostra vera essenza, sì, sì. Beh, io non sono battezzato, Vedi? uno dei pochi botti di culo della mia vita. Vedi? Non sono battezzato. Chi è che vuole il battesimo? Chiamiamolo. C'è un papa che vuole il battesimo? Sì, certo, tutti i papi Ah, vogliono il battesimo. chiamane uno per me. Dunque, all'epoca del mio Uno di battesimo. colore viene che ti vuole battezzare, che sembra anche un po' un esorcista, Ah, un io esorcista battezzatore. mi metto davanti a lui, sto zitto, fermo, ho soltanto il dito medio della mano destra davanti a me. Tu sei posseduto, io ti libero e poi ti battezzo. Tu sei posseduto dal demonio. E Io ho io, esperienza di demoni, vengo dal Gambia. Gambia. guarda, Esiste? Sì, c'è Gambia. sì, sì, sì. Ok. Bene, lui adesso assume la sua reale forma, quello che ha di energetico dentro. Qualcosa di magma che ribolle, E cos'è un'anima? rosso rovente. No, ovviamente no, non capisco. Sembra proprio un qualcosa che viene dal secondo universo, come un qualcosa quasi di infernale, no? Allora, che si Legato al diavolo. Mm. esorcizzi se stesso, lo uguale a me. Si fa. Ma è così, no? Va bene, diciamolo in generale, magari questa Paradossalmente. diventerà una mini indagine. Sbattezzarsi per tutti, visto che tutti sono battezzati, ha un senso o no?
Allora, lo sbattezzo nella fase burocratica mi viene che ha un valore pari al, dipende dai soggetti, tra il 10 e il 20% per liberarsi. L'80% è rappresentato invece dallo sbattezzo energetico. Come si fa? In È rete ci una sono... procedura, sì, certo, ci sono delle indicazioni molto precise, perché è una procedura abbastanza lunga e da fare in maniera molto seria ed è utilissima. Tu l'hai fatto, Monica? Entrambi. Ecco. Sbattezzo energetico. Mm? Buon Per sbattezzo a quello. tutti. Sì, sì. Va bene, e dunque allora sogno dai capelli lunghi. Paola ha i capelli lunghi, è una antica erborista, no? È questa che abbiamo trattato adesso, sì. Esatto. Chiave, chiesa, piramide. Piramide perché? Piramide è come se lei, in questa sua vita in cui lei era una strega verde, avesse proprio il controllo anche della geometria, intesa come la nostra matrix, perché di fatto, specialmente la natura, presenta, no, una geometria sacra, un ripetersi, no, di figure geometriche. E quindi lei la stava comprendendo praticando la magia verde. Nuovo sogno. Molto simile, diciamo, è in paradiso, le piante hanno una forma di vita propria, la abbracciano, lei li sfiora, quelle la abbracciano, eccetera. Sono tutti Sì, qua. sogni fatti in una vita, e lei se li Mm. ricorda. Infatti questo è impressionante per dire quanto sono stati importanti e significativi. Questo lei ha proprio visto effettivamente come potrebbe essere il suo oltre, cioè quando morirà, come potrà essere, diciamo così, la sua dimensione ultraterrena, quindi caratterizzata da tante piante, che sono in effetti la sua passione, il suo amore, cioè proprio affinità, come testimonia tra l'altro anche l'altra vita, no? In cui lei era una strega verde, dove c'è proprio una connessione, quindi sono le piante che la abbracciano, che parlano con lei, c'è uno scambio reciproco, sono a tutti gli effetti degli esseri viventi, lei lo sente pienamente. Infatti lei qualifica questo sogno come paradiso, no? Lei ha chiamato così e io la vedo appunto come potrebbe essere il suo oltre. Un altro sogno, manda delle energie a una sua amica russa, poi vabbè non era più un'amica, però diciamo una sua amica russa, spuntano dei ragni, spuntano dei fili, i fili diventano dei tubi rigidi, c'è una paralisi di fatto, poi lei manda tanta luce a questa scena e tutto finisce. Allora, mentre lei parlava e aveva solo iniziato a dire la parola ragni, io ho percepito il grafene ed in effetti lei ha detto che dapprima questi sono filamenti neri, poi diventano sempre più spessi, più robusti, tanto da sembrare quasi dei tubi neri. E mi è arrivata proprio questa cosa qui del grafene, Mm. come se, adesso magari non riesco a spiegarla benissimo, no? C'è una certa categoria di ragni, ma penso che l'abbiamo fatto proprio come esperimento. Magari poi possiamo cercarlo, dei ragni che si possono nutrire di grafene, perché mi viene proprio come se sia una cosa scientifica, possibile. Bah, sì. Sembra quasi da rivista scientifica, no? Che abbiano fatto una specie di esperimento per cui di fatto i ragni possono essere, diciamo, parzialmente nutriti da grafene e possono quindi creare delle ragnatele
fatte parzialmente, quindi anche di grafene, che sono robustissime e sono un'ingegneria estremamente avanzata, al punto tale da poter proprio creare le basi per costruire delle cose. Infatti lei vede proprio dei pali, come se potessero essere quasi delle fondamenta, degli elementi della costruzione. Quindi di fatto lei in questo sogno ha visto una cosa reale, cioè della Matrix, che ovviamente avviene lontano, dai nostri occhi. Per cui di fatto lei nel sogno ha sviluppato, ha impiegato questa dote di chiaroveggenza, no? Di visione a distanza. Cos'è Lei non è che può questo, conoscere questi esperimenti. cos'è questo grafene che è uscito durante la pandemia, nei Cinivac, non nei Cinivac, nel cibo, nelle scie, non si capisce niente. Ma sì, mi viene proprio, adesso c'è questa immagine, forse l'ha fatto davvero, o faccio io confusione, non so, Rihanna, come se fosse in un video, in cui ha questa specie di colata, di filamenti neri. E Mm. mi viene proprio come se di fatto, ah, ecco, vedi che succede tutto un casino. Che è successo? Questo, mi scivolata la cuffia. Ah, Ehm, ehm, il ragno, no, che ci domina, in realtà è un ragno cavallo tra l'eterico e l'artificiale, no? E un componente importante per la sua sopravvivenza mi viene che è il grafene. Ed è per quello, no, che durante i Cinivac c'era questo elemento, no, all'interno del Cinivac, che nella era vita un di modo tutti i per creare giorni, una fusione. nella vita di tutti i giorni, noi assumiamo involontariamente grafene, Sì, 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 ce lo mettono dappertutto. quindi ce l'abbiamo nel corpo. Sì, sì, però è un po' diverso. Perché? Il tipo di assorbimento, di assimilazione. Da eh, un'iniettata di Cinivac. esatto. Perché ce n'è di meno? Perché abbiamo più tempo per smaltirlo? Perché Per- poi va meno in profondità, cioè è più mi viene come con un obiettivo, mi fa vedere con una freccia, no? Come se fosse un tirassegno, il Cinivac, no? Rispetto all'elemento grafene. È un Riesce a fare contratto. centro. È un, Invece con- vedo che un contratto, dico, cioè tu dai il tuo consenso, mentre ah, se me lo metti certo. nei biscotti, cioè, di fatto può essere che magari è indicato in etichetta, ma dubito. Ma io non ho dato il consenso, quindi energeticamente è meno impattante forse. E lo vedo negli oggetti. Tipo, non so, mi fa vedere tipo una penna, non so se può avere, no? Per contatto dalla mano, oppure gli assorbenti, i cotton fioc, queste cose che comunque possono parzialmente avere un contatto con delle parti interne, no? Quindi il cotton fioc lo metti dentro all'orecchio, comunque l'assorbente alla fine per la donna cioè c'è Mm, un mm, contatto mm. quasi interno, no? Poi cose del genere. Il cibo, non lo so perché non mi è venuto. Magari c'è anche nel cibo, però mi è venuto sugli oggetti. E quale obiettivo ha il grafene? La Vestiti anche. Shane. Eh, La, ahia. l'avventura grafene qual è? Quella di renderci tutti dei robot con l'intelligenza artificiale o, o cosa? Sì, è come un predominio del ragno, no? Come dire, voi siete me. Ehm, ehm, E, più siete me, più io vi controllo. Se voi siete altro da me, non vi riesco a controllare, davvero. Vabbè, io nego il mio consenso al grafene. Assolutamente anch'io. Monica, altro episodio. 25 anni fa, con il suo di allora marito, che doveva operarsi a un testicolo,
sogna di guarire il testicolo energeticamente e nella realtà, nel cuore della notte, ha effettivamente le mani sul testicolo del marito. E da lì, e di lì, in quella situazione si sveglia, insomma. Il risultato è che ha risolto il problema al marito che non si è più operato. Sì, quindi vedi, lei ha diversi punti di contatto con quella vita da strega, no? Ehm, la capacità proprio di curare. In quella vita lei curava principalmente con le erbe. In questa vita lei è riuscita a curare attraverso l'energia propagata dalle sue mani. Comunque diciamo che quell'aspetto lì della possibilità, diciamo così, di togliere il malessere, ce l'ha ancora anche in questa vita. Però devo dire che è meno intensa rispetto all'altra vita. Adesso la vedo più come se questa capacità potesse essere a livello emotivo, come se lei sia davvero in grado di cambiare radicalmente l'umore delle persone. Cioè lei può proprio venire a contatto con le persone e cambiare il loro campo energetico. E quindi poi le emozioni che si agitano dentro queste persone possono cambiare. Non è diverso, dall'intervento fatto sul corpo. Può fare interventi sul corpo, visto che ha un ex maestro di Theta Healing, quindi se non ricordo male, si intendeva, no, di Theta. Sì, lei vedo che lo può fare a sua figlia, la testa, le spalle. Lo fai Tanto già, Paola? bisogno, Sì. ne ho tanto bisogno. Ehm, Ok, l'amica russa, scusami se torno indietro, perché l'amica russa così è un pretesto onirico? Mi viene Spider-Man c'è anche in Russia. Beh, ci mancherebbe. Ultimo sogno, Stonehenge, un tempo antico, non è l'insieme di pietrozze di oggi, ma è un posto molto bello, eh, nel quale lei giunge volando, ci sono dei raggi di luce, insomma, è uno scenario molto interessante. Però qua lei non era eh, umana. Qua mi fa vedere queste due lettere, lambda e gamma. E non so se fosse il nome della popolazione o della navicella che si avvicina a Stonehenge, diciamo, con questa serie di luci. Quindi le luci vengono emesse dalla navicella e vanno come a spostare delle cose con questa energia luminosa. Eh, ma diciamo così che è come un secondo momento per andare a rifinire eh, il riassetto. No? E io la vedo lì sulla navicella. E che anni siamo? La cosa strana è che mi viene 2079, Mm. però tu dici, ma come? Ma noi oggi la vediamo, noi siamo in un altro anno eppure lo vediamo, Stonehenge, no? Mi viene 2079. Va bene, Monica. Allora, andiamo subito con Paola al suo cluster. Facciamo un po' di lavoro.
Paola non è alla prima sessione, è alla terza, no? Qua, terza. Sa già cosa deve fare, sa già che manifestazione il suo progetto è già vecchio, l'abbiamo già buttato. Nuovo giro, nuova corsa, senza interferenze non si rimane perché se no non si starebbe nella Matrix. L'importante è avere una successione ehm, incastrabile in una idea di evoluzione, di miglioramento, nuove esperienze e così via. Quello che a me, dopo che lei avrà buttato tutto, messo su ad eternum e eliminato l'avatar, dimmi quello che vuoi, Monica. Non so, sento dei panni stesi al sole che profumano di ammorbidente, di vento, come se appunto lei ha già liberato tutto e per cui l'ad eternum l'ha rappresentato così, come l'idea del pulito, della libertà, della già avvenuta pulizia. E vedo tutto un prato di fiori sotto questi panni stesi. Tutto tolto. Sì, sì. Il lupo, il falco, scopa e stereo esistono ancora? No, no, Impianti, no. nuova vibrazione, 488, consapevolezza, 207, anima, alto, circa 60, vite, 1301. cervello, A me adesso viene 11.3, 11.6, scusa. alto, molto alto, valori molto alti, Paola, molto molto alti. Suscettibilità ipnotica, Mm, mm. 73, 3D adesso me la da 20. e 100 vivacità animica. Monica, ma chi è Paola? Paola è una vera maga, è dall'inizio che ho proprio lei come un po' nella carta del mago che ha questo cappello a forma di otto, ma otto visto in tre dimensioni, diciamo, no? Quindi come il nastro di Möbius, quindi che si Mhm. attorciglia, no? La vedo proprio con la bacchetta magica in mano, proprio come la carta lì del mago. E la vedo con questo numero uno che campeggia sulla sua testa, perché lei è proprio così, è proprio il numero uno, il numero degli inizi, dei nuovi inizi e delle grandi imprese. Come essere maga al 100%? Oggi è maga abbiamo visto un po' mh, 60. al 60. Ah, Causa la sì, religione, sì, causa... molto, quella roba lì, ma le darà proprio come stappare una bottiglia, che è lì da anni chiusa, sentirne il profumo, poter bere quello che c'è dentro. quello che è suo, Sì, quello che finalmente quello sì. rigode lei e non solo fa rubare. E forse anche collegata a tutta questa esperienza di oppressione religiosa, c'è anche una certa insicurezza in lei, che è come se non credesse fino in fondo che è vero quello che lei vede, quello che lei fa. Hai sempre lì la pulce nell'orecchio, il dubbio che mm, no, non stanno veramente così le cose, sono delle tue fantasie. Io la vedo benissimo. Benissimo. Messaggio di Paola alla figlia.
non ti lascio sola. Ti conduco con me, piano piano, a scoprire che cosa c'è di là. E, e il tuo dolore si potrà attenuare. Vedo che è come se avessi in mano una campanella molto bella di bronzo. Paola ce l'ha in mano, no? E volesse in qualche modo svegliarla perché lei è come totalmente addormentata, paralizzata nel suo dolore, ma piano piano ce la fa. All'amica più giovane. E vuole che si tolga come questo velo nero e gliene propone uno, se ti piace il velo, ne propone uno colorato, un rosa fucsia. Paola, tu ti ricordi i nomi e le persone? Quella un po' più giovane delle tue amiche invitate, vede le sessioni? No, ok. Le farebbe bene vedere le sessioni, Monica. Allora, aspetta, vediamo un attimo, perché qua sta parlando di credere nella vita. Ci deve essere stata una frattura nella sua vita, per cui è come se avesse smesso di credere nella vita. E ce ne sono alcune che potrebbero stimolarla a ritornare a credere nella vita. Bene, diamo un vic a tutti nel cinema. Dimmi E che c'è c'è. Paola che dice no, no ostie per nessuno e le trasforma in coriandoli. Ok, no, non era un'ostia, era una vic. Sì, ma Il concetto poteva essere quello, ok? E messaggio di Paola a se stessa. ehm, sto attraversando un fico dolore e ho un senso di responsabilità, lo sento. Sento però la luce e il calore che mi arrivano dal cielo e io scelgo di continuare ad amare la vita e tutti intorno a me farò in modo che la amino, almeno un quinto di quanto la amo io. Vedo che lei si alza, manda dei baci al cielo e dice, eh, grazie per questa esperienza molto speciale. La ringraziamo anche noi e abbiamo finito.